L'amore incondizionato è quello che noi definiamo veramente amore. Se è condizionato non è amore. Allora lì adesso vedremo di cosa stiamo parlando in realtà. Voglio partire con quella che è la definizione che ne danno gli hawaiani. Voi sapete, io sono particolarmente affascinata dalla filosofia hawaiana, e che è il termine aloha. Aloha ha tantissimi significati ed è uno dei 7 principi della filosofia una che, chi c'era, vi ricordate, l'anno scorso avevamo fatto durante il corso, e significa amare e essere felici insieme. Quindi, quando è che io posso amare? Quando comunque sono all'interno di una società. Ed è qui che io capisco anche se amo me stessa, cioè solo esclusivamente quando sto a contatto con gli altri, perché gli altri servono, sono il mio specchio, l'abbiamo detto, sono il mio specchio, sono il mio amico, il mio nemico, hanno tantissimi ruoli e mi fanno capire anche se sono in grado di amare me stessa e amare gli altri. Perché quando uno è da solo non riesce a capire in realtà i propri limiti e le proprie potenzialità in maniera assoluta. Ne può scoprire solo alcuni. Detto questo, quando è che si parla di amore? Si parla di amore quando vi è sincerità, ovvero quando non ho timore delle conseguenze. Perché prima ho fatto la distinzione amore condizionato e incondizionato? Perché in realtà la maggior parte di noi, per la maggior parte del tempo, quindi non sto dicendo sempre e tutti, vive nell'amore condizionato, cioè non siamo noi stessi. Perché? Se dico quella parola, l'altra persona magari la fraintende e si arrabbia. Se faccio quella cosa, magari l'altra persona la fraintende. E allora cosa succede? Che siamo in un cosiddetto amore condizionato, ovvero immersi in un paradigma di compromessi. Invece l'amore incondizionato è basato sulla sincerità. Cioè, io sono questo, non ho paura delle conseguenze, porto avanti me stessa per quello che sono. Ed è la prima parte, la prima fase da comprendere bene. Come faccio a comprendere se in quel momento io vivo nell'amore? Abbiamo parlato della legge dello specchio e dello specchio. Lo scoprite quando vi guardate allo specchio e vi vedete luminosi, indipendentemente da quella che è la vostra condizione fisica in quel momento. Ma se voi vi vedete luminosi in viso, significa, potete avere anche le occhiaie, potete avere le rughe, potete aver fatto la notte in bianco per capirci, ma se voi vi guardate allo specchio e vi vedete luminosi, significa che state vivendo nell'amore. E quindi è già un grande aspetto questo. E significa vivere nell'amore, non significa che non succedano situazioni spiacevoli, perché molti pensano che, vabbè, se io amo, allora significa che tutto va bene, perché viene detto se tu vivi nell'amore succedono sempre le cose belle. In realtà non è così. In realtà si vive nell'amore indipendentemente da quello che accade esternamente, perché è sempre un'attitudine alla vita, l'amore. Cioè, è uno stato dell'essere che si esterna con un'attitudine alla vita. Il vero amore risponde alle frasi ti amo, comunque ti amo perché ci sei. Non risponde al ti amo perché ho bisogno di te.
perché anche lì ci sono vari stadi dell'amore, l'amore bambino, l'amore adolescente e l'amore adulto, che corrisponde poi anche alla nostra evoluzione animica. L'amore bambina è ti amo perché ho bisogno di te. L'amore adolescente è ho bisogno di te perché ti amo. L'amore adulto è ti amo perché ci sei, perché esisti. Cioè non perché ci sei e se te ne vai non ti amo più, ma perché ci sei nel senso perché esisti. Quindi indipendentemente da come sei tu, io ti amo perché esisti. E quindi il famoso ti amo comunque. C'è un bellissimo libro e CD con delle meditazioni che si intitola proprio Ti amo comunque di Lorenzo Capuano, che è bellissimo, lo consiglio a tutti di leggerlo, di ascoltare comunque questo CD. Se magari volete approfondire anche questo argomento. Quindi l'amore prevede che io sia viva con i miei limiti, che posso ovviamente superare, e con tutte le mie virtù da potenziare in ogni istante, ma con il mio io che definisce poi la mia identità, che non è l'identificazione. L'identificazione è quando l'amore è condizionato. Allora mi identifico con l'altra persona. Se voglio farla felice, devo fare quello che vuole lei. Manca la spontaneità. Quello, se vi ricordate, avevamo detto anche le altre volte, è sempre il far contenti gli altri, il seguire il sogno degli altri a discapito del proprio. Quindi l'amore è essere chi sei, cioè la tua vera identità, è essere noi stessi, è vivere nel significato di questa parola, che adesso andremo a vedere, perché in italiano noi abbiamo la parola amore, ma poi vedremo che invece sarà declinata in tante modalità. L'essere umano medio sopravvive perché vivere diviene un'esperienza fuori dal comune. Si sopravvive perché abbiamo una macchina biologica. In realtà noi dobbiamo trascendere la macchina biologica. Cosa significa? Non significa, come alcuni pensano, che la materia e quindi anche il corpo non ha valore, perché solo lo spirito, perché significa avere lo spirito perfettamente incarnato nella macchina biologica. Questo è amore. Questo è il capire che noi siamo infiniti ed eterni, che è il significato più profondo dell'amore. Quindi l'amore cos'è? L'amore è comprensione, l'amore è quello che noi definiamo bene, e il bene cos'è? È tutto ciò che potenzia la mia anima, ma anche il mio corpo. E sempre, arriviamo sempre lì, perché è importante questa parte, perché si distingue troppo tra anima o spirito, poi ognuno lo declini a modo suo, anche se sono concetti diversi, però adesso lo vedremo nelle prossime lezioni. E quello che è il corpo. In realtà, se non comprendiamo che è un tutt'uno e noi ci concentriamo di più su una parte rispetto all'altra, stiamo distruggendo una parte di noi, perché non ci diamo, lasciamo che si autodistrugga, come la casa, se non la viviamo un po' alla volta inizia a cadere. Quindi l'amore quindi è, o comunque amare, è agire per tutto ciò che mi potenzia e quindi evitare di farmi del male.
cosa si intende per male? Quello che abbiamo detto poco fa, la distruzione di noi. Ok?